Scusi, Senti, nella vita ci vuole chiarezza. Tu invece hai le idee un po' confuse. Sei tutto saldo, tranne che nella vocazione. signora, Da bravo, vai a confessarti. posso telefonarle? Ce l'hai il mio numero? No. Allora non puoi. Amici della soffitta, bentornati. Oggi vi porto una storia davvero particolare, di quelle che fanno viaggiare tra cinema, televisione e spirito. Eh sì, preparatevi perché quella di Claudia Coll è una di quelle vite che sembrano scritte da uno sceneggiatore con molta fantasia. Ma prima, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessuna delle nostre esplorazioni tra le dive indimenticabili del nostro cinema. E se avete in mente un'attrice o una showgirl che secondo voi merita una puntata tutta sua, scrivetelo nei commenti. Claudia Coll, all'anagrafe Claudia Maria Rosaria Colaccione, nasce a Roma il 17 maggio 1965. Figlia di una famiglia di origini italo-rumene, cresce tra i banchi del liceo classico Orazio della Capitale e si iscrive poi a medicina, dove resta per ben 4 anni. Ma il richiamo del palcoscenico è più forte dello stetoscopio. Comincia a frequentare corsi di teatro e dopo qualche apparizione minore arriva il grande salto nel 1992, quando viene scelta da Tinto Brass per il film Così fan tutte. Una pellicola audace che diventa subito un piccolo caso e che la lancia nel mondo del cinema come interprete dal fascino raffinato e magnetico. Il successo è immediato. Claudia diventa una delle protagoniste più chiacchierate e desiderate del panorama cinematografico italiano dei primi anni 90. Ma attenzione, non fermiamoci alle apparenze. Claudia non è mai stata solo bellezza e malizia. La sua carriera è fatta di scelte precise, di cambiamenti sorprendenti e, come vedremo, anche di una svolta interiore potentissima. Dopo Così fan tutte, Claudia continua a recitare, esplorando toni più leggeri e comici. Nel 1994 partecipa al film Miracolo Italiano, dove interpreta una fan sfegatata di Kevin Costner. Non ridete, erano gli anni 90? Che finisce nelle grinfie, si fa per dire, di un Ezio Greggio in piena forma. Poi, nel 1998, la troviamo in Cucciolo, accanto a Massimo Boldi. Qui interpreta una donna dolce e protettiva che cerca di guidare un uomo alle prese con una sindrome da eterno ragazzino. Un ruolo tenero che svela anche un lato più materno della nostra Claudia. Ma è in TV che arriva un altro momento chiave della sua carriera. Nel 1995 Pippo Baudo la chiama per condurre con lui e Anna Falchi il Festival di Sanremo. Un palco importante, un'occasione d'oro, e Claudia dimostra di saper stare al gioco, sfoderando eleganza, classe e una sicurezza sorprendente. È ufficiale, non è solo una bellezza da copertina, è una donna di spettacolo a tutto tondo. Negli anni successivi entra stabilmente nelle fiction italiane. La vediamo nel Bello delle donne, in Valeria medico legale, e nel ruolo della poliziotta accanto al mitico Nino Manfredi in Linda il brigadiere, tra il 1997 e il 1998. Insomma, un curriculum di tutto rispetto. Ed eccoci al colpo di scena. A un certo punto della sua carriera, Claudia prende una direzione che nessuno si aspettava. Abbandona progressivamente le scene per dedicarsi a qualcosa di molto più intimo, personale e spirituale. Durante il giubileo del 2000, un'amica l'accompagna a San Pietro per attraversare la Porta Santa, un gesto semplice, simbolico, che però accende in lei qualcosa di profondo. Da lì comincia un percorso di avvicinamento alla fede cattolica che cambierà radicalmente la sua vita. In un'intervista intensa e molto personale, Claudia ha raccontato di aver vissuto momenti spirituali molto forti, tra cui un'esperienza particolare in cui si è sentita fisicamente minacciata da una presenza oscura. Un racconto che ha colpito molti, non tanto per i dettagli, ma per la forza con cui lei stessa ha spiegato come la preghiera, e in particolare il Padre Nostro, sia stata la sua ancora di salvezza. Ma attenzione, non ha mai preso i voti. Claudia ha scelto di vivere la fede da laica, per poter continuare ad aiutare gli altri con piena libertà, soprattutto attraverso le sue attività sociali. Nel 2010, Claudia adotta Jean-Marie, un ragazzo originario del Burundi arrivato in Italia in condizioni di salute molto serie. Aveva solo 16 anni e doveva affrontare un delicato trapianto di reni. Claudia gli è stata accanto in ogni momento e anche se lui continua a chiamare mamma la sua madre biologica,
con cui è in contatto regolare, il loro è un rapporto profondo, tenero e basato sulla fiducia e la preghiera condivisa. In un'intervista Claudia ha raccontato: «Tutte le decisioni importanti le ho prese pregando. Ho ricevuto dei segni speciali che mi hanno guidata. La fede ti fa leggere la vita in un modo completamente diverso». In anni più recenti, Claudia ha accolto anche un altro bambino in affido, mantenendo grande riservatezza sulla sua identità. Ma una cosa è certa: il cuore di Claudia non ha mai smesso di battere forte per chi ha bisogno. Tra le tante attività che porta avanti con passione, Claudia ha fondato l'associazione Onlus Le Opere del Padre, con sede a Roma. L'obiettivo? Offrire sostegno a chi vive situazioni di sofferenza, solitudine o disagio, sia in Italia che nei paesi più poveri come il Burundi. Con il progetto Colomba Express ha persino fatto docce, lavanderia e vestiti puliti ai senza dimora della capitale. Altro che star del cinema. Qui c'è una donna che rimbocca le maniche e scende in strada. E non è finita. Claudia è anche impegnata nella lotta alla celiachia, una patologia che la riguarda in prima persona, e ha ricoperto il ruolo di presidente onoraria dell'Associazione Italiana Celiachia, cercando di sensibilizzare e aiutare chi, come lei, convive con questa condizione. E così si chiude il nostro viaggio nella vita di Claudia Coll, dalla sensualità luminosa del grande schermo a una vocazione profonda per la spiritualità e l'aiuto al prossimo. Una trasformazione che lascia il segno, comunque la si pensi. Se questa storia vi ha colpito, lasciate un like, condividete il video e scrivete nei commenti quale diva vorreste riscoprire insieme nella prossima puntata. Qui nella soffitta di Pippo, ogni storia ha un profumo di nostalgia e una scintilla di fascino che non svanisce mai. Alla prossima con un'altra meraviglia da scoprire insieme. Ciao!